Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre. Ragazzi, abbiamo la torre. La torre è una carta normalmente che parla di caduta dell'ego, caduta delle certezze, di qualche questione che si pensava essere certa e che poi in realtà invece poi così certa non è. Normalmente sono eventi esterni che causano questa caduta dell'ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ai video, ai nuovi corsi per i nuovi corsi del 2024. Uno di questi è il corso di tarocchi che ci sarà a gennaio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per la seconda metà di dicembre. Vi ricordo che sono letture generali, può riguardare gli affetti, il lavoro, l'amore, l'amicizia. Cercate di adattare voi le letture alla vostra realtà. Allora, abbiamo un 6 di coppe, abbiamo un 5 di denari, un 2 di spade, una regina di coppe, un 6 di pentacoli, un 5 di spade e un 10 di coppe. Va bene. Diciamo che la terza settimana di dicembre con questo 5 di pentacoli è un pochettino cupa, ragazzi. Come se ci fosse una sensazione di perdita. Magari qualcuno potrebbe fare riferimento a una situazione che ha legami nel passato, che ha radici nel passato. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere il fatto di aver perso un certo tipo di stabilità economica, ve lo dico perché c'è la torre. O comunque perché in realtà la percezione della stabilità economica varia da persona a persona. Diciamo che voi vi sentite o avete comunque degli atteggiamenti di carenza, può essere sia economica, ma più in generale di carenza materiale. Può anche essere una carenza di carattere, ipotesi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Papa. 7 di pentacoli e re di coppe. Credo che qualcuno qui, ragazzi, stia aspettando un'offerta da tanto tempo, un passo in avanti, un'ufficializzazione. Anche se fosse un'assunzione, ipotesi, potrebbe essere un'assunzione in regola, invece che così. È interessante perché abbiamo re, regina di coppe e un papa al contrario. Quindi ho come l'idea che qui ci sia qualche tipo di relazione, di contratto, anche di matrimonio con il papa, ehm, che si vuole in qualche modo interrompere. Andiamo a vedere il 5 di denari. In realtà ho anche la sensazione che qualcuno stia aspettando da lungo tempo di ufficializzare una qualche situazione. Allora, il 5 di pentacoli è spiegato dalla morte e da un 5 di spade. 5, 5, 5 di spade e 5 di pentacoli. E anche qui ce l'avete 5 di spade, quindi ci sono diversi conflitti, infatti avete anche il 2 di spade che è una carta che parla di dubbi, è una carta che parla di un bivio,
Quindi è come se doveste scegliere se andare a destra o a sinistra, e vi sentiste in una situazione di svantaggio nel momento di scegliere. Andiamo a vedere questo 2 di spade. Regina di Pentacoli. Diciamo che avere la morte al contrario qui mi dice che per certi versi non volete uscire da questa situazione. Guarda che belle carte. Regina di denari, cavaliere di denari, 9 di denari. Allora, devo dire che qui, se fosse per esempio una questione di lavoro, si sta proprio, ma anche se fosse tipo all'interno di una relazione, è come se si volesse più indipendenza nel proprio posto di lavoro, nella relazione, c'è voglia di cavarsela da soli, mi vien da dire, di essere più autonomi. Andiamo a vedere la regina di coppe, cavaliere di spade, e 3 di coppe. Mm. Allora, il cavaliere di spade, ragazzi, è un'energia che tende a fuggire. Ho come l'idea che qualcuno tenda a fuggire da qualche compromesso, da qualche unione, da qualche celebrazione. Guardate, potrebbe anche essere che qualcuno di voi si aspetti di passare le feste con una determinata persona, mentre questa persona invece schini, tenda a svicolare, non necessariamente perché abbia qualcosa con voi, ma perché è come se avesse qualcosa con le feste. Il fatto di far conoscere i parenti, queste cose qua. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli al contrario. Abbiamo un 2 di coppe. Ah. Sì, se fosse una situazione di lavoro, vi dico che qui c'è sì, da contrattualizzare. Cioè, nel senso, bisogna fare questo contratto. Quello che qua non si dà, bisogna darlo. Perché l'accordo con l'altra persona c'è l'unione, il 2 di coppe può anche parlare di fidanzamento, comunque c'è un compromesso tra le due parti, però non è in equilibrio, non è regolarizzato ed è un po' confuso con questo asso di spada al contrario. Difatti poi abbiamo anche il 5 che avevate già qui. È come se ci fossero delle non regole, delle, come vi posso dire? Sì, delle postille in questa relazione, in questa situazione che non sono tanto in equilibrio. Ed è per quello che probabilmente voi vorreste più indipendenza, vorreste avere le mani un po' più libere per andare con più velocità verso il vostro obiettivo. Andiamo a vedere il 5 di spade. Asso di denari e carro. Attenzione alle lotte dell'ego, quindi alle vittorie della mente, cioè sono quelle vittorie dove all'interno di una discussione si discute solo per vincere la discussione in sé, per vedere chi ha ragione. In realtà sono quelle discussioni che scusate, sono quelle discussioni che non portano da nessuna parte tecnicamente, cioè nel senso non trovano una soluzione al problema. Andiamo a vedere il 10 di coppe, abbiamo la giustizia, abbiamo un 5 di bastoni e un 10 di coppe. Guardate, finalmente arriva la giustizia, arriva questo contratto, arriva il compimento, 10 di coppe è ripetuto, quindi devo dirvi che arriva in qualche modo una sorta di compimento, di conclusione, di regolarizzazione, quello che qua all'inizio non si vedeva, diciamo verso metà dicembre, alla fine del mese sì che si può vedere che arriva. Tenete presente che c'è la giustizia, parla anche di giustizia divina.
ok? Quindi qui è un po' come se crollassero le cose che non hanno più senso di esistere per voi. Potrebbero essere le aspettative, potrebbero essere i modi di fare, le attitudini, anche gli obiettivi. E però nella seconda parte è come se si muovessero le cose e attraverso il dialogo, la comunicazione, si riuscisse a piantare un seme per iniziare a portare le cose più in equilibrio, per iniziare a vedere questo 10 di coppe, quindi il sereno, diciamo, dopo la tempesta. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Oh, quante! Senso di colpa, innocenza, la mente, successo e seguire il flusso. Wow! Allora, senso di colpa e la mente è, guardate, interessante come la figura si stringe la testa, no? Nel senso che la mente alle volte ci tira brutti scherzi, ci prendiamo le responsabilità che non sono nostre e pensiamo di doverci assumere anche le colpe di certe situazioni che non sono magari andate come noi volevamo, no? Il 5 di Pentacoli, quella sensazione di carenza di cui vi parlavo prima. In realtà poi abbiamo anche questa carta che è l'innocenza, che è un po' in contrasto con queste due carte, cioè è come se vi dicessero di mantenere la saggezza che avete acquisito con il tempo, con gli anni, con le esperienze che avete fatto, ma mantenere comunque uno sguardo pulito, genuino nei confronti della vita, perché comunque qui il successo sta per arrivare, qui avete la giustizia, quel contratto che stavate aspettando sta per arrivare, ok? E seguire il flusso. È un po' come dire lasciatevi andare, aprite il cuore, cercate di... Guardate, l'universo ci manda sempre dei messaggi, dei segni, dei segnali, no? E quindi sta a noi coglierli e appunto e farci guidare nel flusso di questi segnali, seguire questi segnali perché ci portano sicuramente verso una direzione migliore, mi verrebbe da dire, perché quando arriva la torre arriva per destrutturare, è vero, ma destruttura sempre perché fondamentalmente non eravamo allineati con il nostro sé superiore, con la nostra anima, con il nostro scopo di vita. È come un ok, di qui no, ma tu non capisci e allora arrivo io universo e ti mando una bella torre. Perché anche qui ci mandano prima sempre dei messaggi, però quando noi siamo di coccio che non vogliamo capire arriva la torre. Va bene, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che sono come degli oracoli sulle autococcole, diciamo. Andiamo a vedere che carta vi danno. Carta numero 36 e parla di fiducia. La fanciulla si copre gli occhi e dice io scelgo la fiducia, scelgo di fidarmi delle mie intuizioni, del disegno divino. Vi ricordate che qui vi avevo detto che essendoci la giustizia ci potrebbe essere la giustizia divina? Tenete presente che la carta della giustizia fa anche riferimento alla legge di compensazione e normalmente arriva sempre dopo la torre. Cioè con la torre ci vengono tolte le stabilità per reindrizzare, avete un carro, sì, per reindrizzare la vostra vita. È come se ci venisse tolto la stabilità. Però poi tanto viene tolto, tanto viene dato con la carta della giustizia, eh. Appunto è una di quelle carte che arriva per bilanciare. Normalmente il bilanciamento per mantenere le cose in equilibrio deve essere tipo tra la parte mentale e la parte emotiva. Ok, quindi infatti anche qui, guardate, in questo mazzo si vede, c'è disegnato un cuore sulla bilancia e una piuma, quindi emozioni e mente. Sì, è un po' come dire, trovate un equilibrio tra la mente
e quello che è il seguire il flusso. Anche se qui, appunto, secondo me seguire il flusso è molto collegato alla carta della fiducia, perché quando uno si fida del proprio istinto, delle proprie percezioni, di come sa leggere i segnali, automaticamente poi tende a seguire anche il flusso con più naturalità. Voi tenete presente che quando le cose succedono per sincronicità, cioè quando siete al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste, è un po' come se quello fosse un segnale dell'universo che vi dice sì, sì, è proprio di lì che devi andare. Ok? Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Potete farmelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Visto che ci stiamo avvicinando al Natale, io colgo già l'occasione per augurarvi un Natale splendido e pieno di benedizioni. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!